l'egoismo è innato nell'essere umano. Non so Sono perché. anche molto saggio io. Posso fumare? Sì, sì. Grazie, tanto siamo a casa mia. Sì, sì, appunto, quindi non mi permetterei mai. Grazie. Il mio non è un nome d'arte. Giorgio Artiton è il mio. Piemontese. George. Però Giorgio Artiton è nato a Torino. Vive ancora adesso a Roma. È di razza meridionale, calabro, torinese, piemontese, calabro, Roma. Avrei dovuto trovare a Roma l'equilibrio. Ahimè, non l'ho ancora trovato. Sono ancora un po' pazzarellone. Sì, io pensavo di fare più carriera, di fare cose non migliori per fare torto a quello che ho fatto, che l'ho fatto molto volentieri, sono contento di averlo fatto, non ho, diciamo così, rimorsi di... Però avrei potuto fare qualcosa in più, di più impegnativo con registi anche ad alto livello artistico. Mi sarei voluto mettere alla prova, ma forse ero troppo a livello commerciale espresso, mi ero troppo espresso a livello commerciale e piacevo alla platea dell'eroe, eccetera, e va bene così, senza rimpianti. Io tutte le sere che ero libero, quasi tutte, specialmente all'estero quando giravamo il film, andavo con la troupe tecnica, a parte le divulgazioni femminili, ma la troupe tecnica vuol dire il fotografo, come si chiama, il macchinista, l'elettricista, quello. Con loro andavamo a farsi all'italiana oppure a mangiare qualcosa insieme e mi divertivo con loro, sempre a raccontarci battute, barzellette, eccetera. Poi allora non c'era ancora la televisione, ci si divertiva molto di più. Ho avuto il torto, non tanto io quanto una mia gente che anche lei non c'è più. Dice, ma tu ci sei ancora? Che ne so, vabbè. Dico, grazie al destino, forse anche a lui, che ne so. Diciamo il destino, la buona sorte. E il pugno di dollari ero stato scelto da Sergio Leone per fare il ruolo di Volonté. Voleva un biondo dagli occhi chiari, dal sorriso, diceva lui, accattivante, gli occhi dolci, che poi uccide senza pietà, il sadico. Non era il solito cattivo convenzionale. La mia gente l'ha rifiutato per questione di soldi e hanno preso il grande Gian Maria Volonté, che però era con la cicatrice, insomma, era il cattivo, che però lo vedevi, è il cattivo. Vabbè, mi è mancato quel gradino con Sergio Leone e l'altro con Trinità. Quello lo rifiutai io, perché ero il tipo forse giusto per fare il personaggio di Trinità. E per ragioni di soldi, qualche volta, non sempre sono stato venale. Chiedo scusa a voi che mi seguite, eccetera, però ci si può cadere nei vizi e nell'incortigia dei soldi, del denaro. Perdonatemi. Io non mi isolavo, uscivo volentieri perché quando la gente mi riconosceva ero contento. Inutile scappare, io ero contento e come. Oggi delle volte dicevo, mi piaceva amare morto, però ero contento. Non ne parliamo poi quando ho fatto il film, dopo i due film di Zorro, forse perché erano i primi film che ho avuto il piacere di fare a colori.
tratti a colori di Zorro erano usciti e andavano perciò i papà e i genitori tutti a portare i bambini a vederli e nel mondo, girando il mondo, Zorro era già uscito e mi fermavano continuamente. E lì, però anche allora ero contento. Ma come no? Sean Connery, più alto di me. Dicevo io, è giusto che tu sei stato il primo 007, però io subito dopo gli ho detto io, Connery, tu sei un uomo, sei un bell'uomo, eri più bravo di me e lo sei tuttora, perché hai fatto anche molto teatro, quello che io non ho mai voluto fare. Mi mandava di cambiare albergo tutte le notti, camerino, qua e là, era un po' così. Bravissimo, però nel karate, così eccetera, James Bond, no? In questo ero più bravo io. No, io ho fatto anche molto karate, qualcosa nell'arte dei ninja, karate, avevo fatto anche pugilato, dilettantistico, anni prima, quando ero giovanissimo, prima di iniziare il cinema. E tutto questo mi ha aiutato ad essere così poeta. E poi madre natura è stata abbastanza generosa. C'era già la Brigitte Bardot che ancora era abbastanza in forma, che una sera stavamo mangiando insieme tutti e mi guardava, siccome io sapevo che lei amava gli animali, dato che mi guardava sempre con gli occhi acutamente, ho detto ma avesse preso per una bestia, per un animale, ma gli ho detto, dico guarda che io non sono. Ah, se c'è una reincarnazione, questo lo vorrei dire simpaticamente, se c'è una reincarnazione, metempsicosi, vorrei nascere così come sono, almeno mi riconosco, e se no, in un altro essere, come sembianze fisiche, anche animale, pur di esserci ancora, ma non cane, anche se io amo i cani. Perché mi domanderete non il cane? Perché è poco elegante durante il giorno quando alza la gamba. No, quello no, poco elegante. Carina questa, no? Ma è vero, E neanche la cagnetta. No, no. Vabbè, se non va in onda qualcosa di questo ve lo tenete per voi. L'attore non è vero che entra nel personaggio. Ah, questa è un'altra cosa che vorrei dire. Il sistema Stanislavski, che si adopera molto in teatro, è vero che ti fa entrare nella parte, però diventi un burattino che in quel momento è solo presa del personaggio. E va bene, però se c'è qualcosa che deve cambiare, non cambia, va avanti come un automa, con la carica. No, stiamo Stanislavski, sarebbe da rivedere, va bene per il teatro, nel cinema forse è bene essere così. State attenti a lui perché è pericoloso. Vabbè, io sono credente a modo mio, sono agnostico, come ti dicevo poc'anzi. E credo a quello che vedo, purtroppo. No, ma sai, vedo tante cose che non. E allora, poi bisogna anche pregare, io lo prego, di farsi vedere, ma niente, non riesco mai. Ce lo siamo immaginato a nostra somiglianza, come si dice. Anche questo è giusto. È una buona forma di essere religiosi, però lo si può essere internamente, sentendosi qualche volta o sempre persone per bene. Questo è importante per me. Altro che religione, amare, fare, eccetera. Vabbè, man mano che ho attraversato la mia vita negli anni, ho sempre assorbito qualcosa come scienza di vita
probabilmente l'avrò pensato di diventare un vecchio abbastanza saggio nei limiti della frase. Per forza avrò detto qualcosa, sì, di buono. Sì, sicuramente sì. A chi era più giovane di me. Io in quel periodo ero distratto da tante cose, per prima da mia moglie, con la quale dopo 56 anni e mezzo, lo dico anche a te Marco che stai alla macchina a operare, sono ancora insieme, sono stato un giamanco, un zorro, uno 007, tipo 007, fedele, anche se infedele, ma la famiglia non si tocca. Non domandatelo a mia moglie, che è qui presente. Lei le può dire qualcosa. Che dici, Michaela? Vabbè, comunque 61 anni di matrimonio con la stessa donna. Io sono ancora innamorato di lei. Dopo 61 anni, a marzo ne faccio fra un mese, 61 ne faccio. Ci siamo conosciuti a Torino, siamo sposati un anno dopo, in chiesa, e perciò sono stato, oserei dire, pieno di attenzioni sotto l'aspetto della istituzione del matrimonio. 3 figli, 2 dei quali sono ancora in vita e uno purtroppo, se c'è quel signore lassù, se l'è portato via in chiesa durante la messa funebre. Il prete non faceva altro che dire: ringraziamo il nostro Signore che mi ha portato via mio figlio. Lo devo pure ringraziare. Scusate le divagazioni, ma sono momenti tristi per un papà che adesso fa l'intervista e ride, perché sono sempre un attore. Voi andate, vedrete forse questo film, questo DVD, e non dovete avere dei problemi di tristezza, perciò scusate la mia. Così. Vai pure avanti. Io ho avuto prima un tumore al basso ventre, che è più fine, oppure volgarmente detto, ma si chiamano così, agli intestini. E mi hanno preso per i capelli il professor Crocitti dei Gemelli di Roma, il 16 agosto di 2000 anni fa. Sì, 2000, buonanotte, sono diventato Adamo ed Eva. Di 2 anni fa. L'attore tende sempre a ingrossare le cose, io mi sono permesso di mettere soltanto 1998 anni in più. Mi sono tenuto. Mi ha operato lui, mi ha preso veramente per i capelli. Dopo hanno scoperto che avevo un altro tumore al fegato e poi un altro al polmone. Mi hanno operato sia al fegato, agli intestini e al polmone, ma successivamente. E poi ho fatto la chemioterapia. Poi ho fatto altre 2 operazioni di chiusura e riapertura. Ero ritornato. Questo in 2 anni. Da quel momento io, per vedere come andava allora e oggi il polmone, ho ripreso a fumare per vedere come va il polmone. Gli attori sono un po' pazzi, un po' così, per vedere come va. Ho fatto le analisi della TAC PET, per chi non lo sapesse. La TAC va benissimo, è importante come analisi, ma esiste la TAC PET che solo in alcuni casi si fa, urgenti, importanti, è quella che vede meglio ancora. Non ho più niente, perché lui c'ha paura che gli faccia un certo discorso se vado via prima. Dico il buon Dio, no? Però no, anche i tumori si possono guarire. Poi la macchina l'ha presa qui. Benvenuta.
piovuto bene.